L'argomento di oggi è particolarmente delicato. Parliamo di cani, parliamo di bambini e di aggressioni nei confronti dei bambini proprio da parte dei cani. Quali sono le motivazioni che portano un cane a mordere un bambino? Di chi è la responsabilità? Ci sono delle razze più coinvolte? Attorno a questi tre elementi che ho elencato, chiunque ha un proprio parere. Il più delle volte è un parere non basato su dati obiettivi e scientifici, e questo può indurre a dare giudizi senza che ci sia ovviamente la competenza per farlo e senza sapere quali sono i fatti. Allora partiamo per esempio da alcuni dati. Il primo, l'età media dei bambini coinvolti. In uno studio del 2017 su 124 bambini coinvolti in questi episodi di aggressività, la maggior parte aveva un'età media di 30 mesi. Ovviamente, se pensiamo a questo, per forza di cose dobbiamo anche intuire che la responsabilità non possiamo darla alla vittima, se non da un punto di vista puramente di dinamica, ma non da un punto di vista etico, non da un punto di vista di volontà, non da un punto di vista scientifico. Quindi ovviamente la colpa su chi andrebbe a ricadere? Sui genitori. E qui in effetti, se ci basiamo su degli studi, uno pubblicato nel 2008, l'altro nel 2018 sul Journal of Veterinary Medical Association, la maggior parte dei proprietari intervistati non è in grado di individuare quali sono i segnali di allarme che potrebbero far prevenire questi incidenti. In particolar modo nello studio del 2008 sono stati intervistati 804 proprietari tramite un questionario, e spesso quello che è emerso è che queste persone non avevano le competenze per riuscire a individuare le cause, le scene, le situazioni, e quindi i fattori scatenanti di queste aggressioni. E questo ovviamente voleva dire non riuscire a ridurre quel possibile rischio di aggressione da parte del cane nei confronti del bambino. A questo punto saremmo portati a dire, allora vedi che la colpa è dei genitori. Credo che anche questo sia da affrontare in maniera un po' più completa e anche forse un po' più intelligente. Certo che un genitore è responsabile di quello che fa il bambino, dell'interazione che c'è tra il bambino e il cane, ed è anche responsabile di quello che fa il cane. Questo però non vuol dire che abbia tutti gli strumenti per poter essere responsabile in maniera adeguata. E questi strumenti, sì, è vero, ognuno se li può procurare in maniera autonoma, però non è così facile. Magari a volte si frequenta anche soltanto il parco dove c'è una serie di cani, dove c'è una serie di proprietari che magari fornisce già uno scambio di informazioni, e quindi uno già in questo modo pensa di aver raccolto qualche dato che lo aiuterà a migliorare la convivenza tra il cane e i membri della famiglia. Peccato che molte volte queste informazioni siano addirittura sbagliate. Molte altre volte magari si può leggere su internet, si può comprare qualche libro, però è tutto basato sulla volontà che un proprietario ha di approfondire e non sa neanche quanto magari sia necessario approfondire. Allora forse sarebbe meglio dare delle linee guida a tutti i proprietari, in particolar modo a coloro che vogliono approcciarsi a cani tendenzialmente più impegnativi, anche solo per una questione di mole, anche solo per una questione di selezione, o a coloro che comunque hanno intenzione di far convivere il loro cane in famiglia dove ci saranno o ci sono già dei bambini, quindi essere ancora più abili a favorire una corretta convivenza e ridurre al minimo, non eliminare, ma ridurre al minimo il rischio di questi incidenti. Sì, perché eliminare non è così facile. Ovviamente stiamo parlando di due esseri viventi, il cane e il bambino, che possono avere anche dei momenti di imprevedibilità. Neanche noi adulti siamo prevedibili al 100%, anche dalle persone che ci conoscono alla perfezione. Eppure diamo la colpa a un proprietario nel momento in cui non sa prevedere al 100% quello che farà il bambino e quello che farà il cane. Ripeto, ovvio che un genitore deve supervisionare, deve responsabilizzarsi, ma non è così facile riuscire a eliminare quel rischio. E l'incidente ci può essere, come ci può essere un incidente in strada con un'auto, come ci può essere una alimentazione fornita a un bambino non adeguata alle sue caratteristiche. Quanti bambini mangiano cose che non dovrebbero mangiare? Quanti adulti mangiano cose che non dovrebbero mangiare?
Quante persone fanno cose che sono nocive? Non sempre magari sanno che è così, ma anche laddove volessero ridurre al minimo il rischio di fare cose sbagliate, le persone possono comunque sbagliare. Certo che se magari riusciamo anche a dare delle linee guida, un sostegno, dei corsi formativi forniti da un ente, dallo Stato, da chiunque voglia prendersi in carico questo tipo di obiettivo, sarà più facile ridurre queste mancanze, queste ridotte competenze, e di conseguenza sarà più facile aumentare quello che è un discorso di prevenzione. Perché poi l'obiettivo è questo: quando accadono questi incidenti, anziché scagliarci su chi è il colpevole, e cioè il genitore, come sento sempre dire e sui quali ci si accanisce, forse dovremmo cercare di pensare a quali potrebbero essere delle idee per evitare che si ripresentino questi incidenti, ma il più delle volte questo non viene fatto. In uno studio del 2011, ma non solo in questo, pubblicato sul Journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention, quello che è emerso è che l'età dei bambini nel 51% dei casi era inferiore ai 7 anni, anche quindi bambini molto piccoli, ma soprattutto quello che è emerso è che il cane morsicatore era il cane di famiglia il più delle volte. Anche qui altro elemento su cui concentrarci. Quindi non è il cane che non è tenuto al guinzaglio, non è il cane che sfugge al controllo quando è al parco, ma è il cane di famiglia che prende e aggredisce il bambino con cui magari da mesi o anni addirittura sta convivendo. E quali possono essere le cause di tutto ciò? Beh, tra poco le vedremo. Altro elemento che secondo me è curioso è quello che è emerso da uno studio pubblicato nel 2011 sul Journal of Trauma, una rivista di settore in cui quello che è emerso è che molto spesso le lesioni provocate dai cani nei confronti dei bambini non sono quelle da morso, ma sono quelle da spinta o da colpi. Esempio, bambino e cane sono uno vicino all'altro, a un certo punto il cane sente qualche cosa, sente sul pianerottolo un rumore, oppure dalla finestra vicino alla quale si trovava con il proprio piccolo padroncino vede un cane e improvvisamente esplode in un abbaio, oppure corre in una direzione, travolgendo il bambino e facendolo cadere. Quello può creare molte lesioni. Dal punto di vista fisico un bambino sappiamo quanto è delicato, e cadere a terra semplicemente per uno spintone dato dal cane o semplicemente per una zampata per richiedergli delle attenzioni che è arrivata per esempio al volto può già creare delle lesioni. Ecco, anche qui dovremmo riuscire a capire come ridurre questo rischio, ma stiamo comunque parlando di due esseri viventi che spesso interagiscono tra di loro e che spesso lo fanno anche bonariamente, ma anche in questo caso un bambino potrebbe farsi male. Però qui siamo tutti più spensierati e nessuno vuole prendersi la responsabilità magari di capire come anche in questo caso si possono ridimensionare queste problematiche. Per quanto riguarda le razze, spesso sento parlare di Pitbull e Rottweiler che hanno aggredito questi bambini, ma in realtà gli studi non ci dicono questo. Per esempio in quello studio che citavo prima, pubblicato sul Journal of Neurosurgery Pediatrics del 2017, le razze principalmente coinvolte: pastore tedesco, Akita Inu, Labrador, Meticci. Ora, questo studio ovviamente ha preso in considerazione 124 bambini e i cani coinvolti in queste aggressioni, quindi non rappresenta la statistica a livello mondiale di tutti i casi, però ad esempio ci cita che in queste situazioni cani come Rottweiler o Pitbull non erano coinvolti, e così come anche in altri studi. Certo che possono essere coinvolte tutte le razze, meticci compresi, ma se noi continuiamo a pensare, solo perché è più sensazionalistico, che il Rottweiler e il Pitbull sono i cani più coinvolti, avremo una realtà distorta dei fatti, e quindi anche l'approccio nei confronti di questa realtà non sarà corretto. Inizieremo a pensare che è meglio elencare le razze pericolose e farle estinguere, cosa che in realtà non porterebbe a nessun tipo di risultato. Allora forse è meglio anche qui capire quali possono essere le problematiche alla base di queste aggressioni, più che individuare la possibile razza e farla estinguere, e una volta individuate queste cause riuscire a eliminare queste cause in modo preventivo o intervenire laddove si siano già manifestate. Esempio, in uno studio pubblicato nel 2007
sempre su questa rivista, il Journal of International Society for Child and Adolescent Injury Prevention, quello che è emerso è che nei bambini molto piccoli, solitamente quelli di età inferiore ai 6 anni, la causa di queste aggressioni era legata alla gestione di una risorsa, alla protezione di una risorsa. In pratica un oggetto o il cibo veniva conteso e scatenava un'aggressione tra cane e bambino, veniva conteso. Quando i bambini erano più grandi, quindi parliamo dai 7 anni in su, dai 7 ai 15 anni, la causa principale era tendenzialmente quella territoriale, quindi un'aggressività su base territoriale. Allora, da questo punto di vista, se io riesco a individuare già quali sono le cause principali, sarà più facile capire come ridurre questo rischio. Eppure, cosa accade spesso anche sui social? Che siamo tutti molto contenti, molto inteneriti dal vedere questi bambini, anche molto piccoli, che abbracciano in maniera particolarmente fisica, mettiamola così, il loro cane, che dormono sul loro cane, che dormono insieme al cane nella cuccia, che gli tolgono le cose di bocca, che giocano con loro utilizzando giocattoli che posizionano sulla testa, nell'orecchio, sulla schiena. È tutto molto tenero, ma siamo certi che dietro a quella foto non ci sia un potenziale rischio? Ora, non voglio dire che in tutti i casi, se un bambino ha un approccio con il cane, il rischio è elevato. Certo è che se anche noi però, come cultura generale, pensiamo che al cane il bambino possa fare qualsiasi cosa solo perché non reagisce, partiamo col piede sbagliato, sia per il benessere del cane, ma soprattutto perché quel bambino potenzialmente sarà a rischio. E se guardiamo un po' i dati statistici, sempre per evitare le solite dicerie, quello che si è visto in tutti gli studi è che nella maggioranza dei casi l'aggressione rivolta al bambino è stata la prima aggressione messa in atto dal cane. Il cane non aveva una storia di cane morsicatore. Anzi, tutti coloro che venivano interpellati per capire cos'era accaduto rispondono: ma è sempre stato un cane buonissimo, non l'avrei mai detto. Un po' come il vicino di casa che si scopre essere un serial killer. Eppure era così gentile, eppure era così educato, eppure era così socievole, non l'avremmo mai detto. Ora, forse è bene capire che a volte si abusa di quell'apparente disponibilità dei nostri cani. La loro tolleranza nei nostri confronti è spesso molto alta, ma non da parte di tutti i cani. Ma a un certo punto quella tolleranza finisce, perché magari quel giorno sono più nervosi del solito, perché magari quel giorno hanno un dolore. Ad esempio, in uno studio, sempre quello del 2007, quello che è emerso è che alcuni cani avevano dei problemi fisici e questo potrebbe aver alimentato anche la loro reazione. Facciamo un esempio: un problema alla schiena causa dolore e un bambino che si avvicina al cane che ha questo mal di schiena e inizia ad accarezzarlo, a dargli qualche pacca come ha sempre fatto, potrebbe scatenare una reazione. Quindi le cause sono tante e non per forza di cose possiamo sempre solo dare la colpa ai proprietari e quindi i genitori del bambino. Certo che sono responsabili, ma quando un cane e un bambino sono vicini basta una frazione di secondo per avere un'aggressione e il genitore può essere a 1 metro di distanza, non avrà il tempo nemmeno di bloccarlo. Allora certo ci deve essere la possibilità di prevenire, ma non si può prevenire tutto al 100%, perché come è emerso in quello studio del 2011 sul Journal of Trauma, gli autori mettono in evidenza in effetti che c'è un elevato grado di imprevedibilità, perché sono esseri pensanti. Questo cosa vuol dire? Che per ridurre al minimo il rischio dovremmo rendere molto più facile la convivenza puntando su un'ottima selezione fatta a priori di quelli che sono i cani che abbiamo in società e quindi dei cani che entrano in famiglia e un'ottima preparazione da parte dei genitori / proprietari. Le due cose messe insieme andranno a ridurre il rischio, ripeto, non a eliminarlo. Questo ovviamente è quello che ci deve premere come obiettivo e non la voglia solo di giudicare quel papà o quella mamma che sono già devastati da quanto è accaduto e che probabilmente hanno nella testa delle immagini poco piacevoli e che ovviamente stanno pensando a come avrebbero potuto evitare quella situazione e non si capacitano di quanto accaduto. Direi di rispettare il loro dolore,
Ovviamente prendiamo spunto da questi incidenti per capire come andare avanti e come ridurre queste aggressioni. Una cosa curiosa è che spesso sento parlare di castrazione per risolvere i problemi comportamentali, oppure di fare un corso di addestramento per risolvere i problemi comportamentali. Allora, fermo restando che possono questi due elementi, sterilizzazione e percorso addestrativo, trovare la loro utilità in alcuni casi, dobbiamo capire quali sono i casi in cui l'utilità non c'è. Nello studio che ho citato poco fa, del 2007, quello che è emerso, per esempio, la maggior parte dei cani coinvolti, qui si trattava di 111 bambini morsi da 103 cani. Di questi 103 cani la maggior parte era stata sterilizzata, ma ha morso ugualmente. Di questi 103 cani, il 66% aveva fatto un percorso addestrativo. Che cosa hanno quindi concluso gli autori? Che forse la sterilizzazione non serve a prevenire il problema di aggressività verso i bambini e in generale il problema di aggressività dei cani, che forse addestrare un cane a fare esercizi di obbedienza, seduto, terra, resta, non va a lavorare sull'equilibrio psichico prevenendo il rischio di possibili aggressioni, soprattutto se il cane presenta anche delle problematiche comportamentali che vengono sottovalutate. Ora, piccola parentesi prima di scatenare una serie di commenti in merito al percorso addestrativo che già immagino. Collaboro con molti addestratori e molti educatori cinofili che stimo e in molti casi li coinvolgono in percorsi di riabilitazione e molte volte non è neanche necessario che sia io a coinvolgerli, perché possono occuparsi di casi e di cani a cui proporre percorsi addestrativi e percorsi educativi con ottimi risultati. Ma un conto è addestrare un cane, un conto è lavorare sul suo equilibrio psichico e da questo punto di vista credo che ci sia un po' di confusione. Credo che il lavoro di equipe tra medici veterinari comportamentalisti, addestratori, educatori, istruttori cinofili sia fondamentale per riuscire a completare la formazione del binomio cane-padrone e sicuramente anche per prevenire i rischi di aggressività. Ma fino a quando si punta su cose che tendenzialmente rischiano di risultare limitate ai fini di questa prevenzione, gli incidenti continueranno ad esserci. Anche nella mia casistica capita spesso di visitare cani sterilizzati ma che poi hanno problemi di aggressività, o cani che hanno fatto diversi percorsi addestrativi ma continuano a presentare problemi comportamentali. Se non si lavora in equipe, il rischio, ripeto, è di non individuare la causa dei comportamenti sbagliati e di conseguenza di non riuscire a intervenire per ridurre al minimo il rischio. Facciamo un esempio per intenderci. Se so che una delle cause principali di aggressività nei confronti dei bambini è la gestione delle risorse, cioè il cane ha un oggetto, ha del cibo e in quel caso diventa aggressivo verso il bambino, quanto sarà utile avergli insegnato il seduto terra resta? Tantissimo magari nell'andare a passeggio e gestirlo in situazioni un po' più impegnative, come può essere attraversare una strada, essere su un marciapiede in mezzo alla folla. Ma se io so che la causa è questa, cioè una gestione delle risorse, forse non sarà così efficace quel tipo di percorso. Se io so che una delle cause è la territorialità, che scatena l'aggressione dei cani nei confronti dei bambini, quanto sarà utile avergli fatto fare magari degli esercizi di agility. Magari per il divertimento del cane è molto utile, ma per la prevenzione di tutto ciò non lo è. Quindi ribadisco, credo molto in questo tipo di percorsi addestrativi educativi, ma nel momento in cui li utilizziamo per ottenere un risultato diverso da quello per cui sono nati questi percorsi, è facile che sia un risultato nullo, è facile che non ci sia quel tipo di prevenzione, è facile che continuino ad esserci dei rischi. Quindi è fondamentale che tutti gli addetti ai lavori possano collaborare sia nel creare delle linee guida, sia nel seguire l'inserimento di un cane in famiglia e, se è possibile, ritengo non sempre solo in modo facoltativo, soprattutto per ridurre al minimo il rischio di aggressione da parte dei cani nei confronti dei bambini. E l'imprevedibilità, quella continuerà ad esserci, quindi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di essere sempre più abili a prevenire, ma anche consapevoli che purtroppo non tutto si può eliminare, non tutto si può prevedere. Un augurio a tutti i bambini che sono stati coinvolti in questi incidenti e anche ai loro genitori. A presto.